Salute a tutti! Oggi vi parlerò dei Pelasgi, Peddargos, il popolo che conquistò le terre affacciate sul Mediterraneo secoli prima dei Greci e dei Romani. La maggior parte degli autori antichi parla di loro e accredita alla cultura pelasgica un proprio alfabeto, in cui la prima lettera, la A, era sinonimo di arborea e la seconda, la B, di bellu, dunque vello o guerra. Pausanias Periegetta, scrittore e geografo greco, per descrivere i Pelasgi sfodera il mito pelasgico della creazione. Il primo uomo fu Pelasgo, capostipite dei Pelasgi, egli emerse dal suolo dell'Arcadia, subito seguito da altri uomini ai quali Pelasgo insegnò come fabbricare capanne e come nutrirsi di ghiande. Egli inoltre mostrò alle donne come conciare e cucire tuniche di pelle, simili a quelle che indossa ancora la gente del contado dell'Eubea e della Fucide. Erodoto, storico greco antico, dichiara che tra la popolazione pelasgica degli Ioni del Peloponneso c'erano anche pelasgi egiziani, chiamati in Egitto Peleset e in Palestina Pelestim. Nel periodo classico, una provincia della Tessaglia, nella Grecia settentrionale, era ancora chiamata Pelasgiotide, cioè terra dei Pelasgi, pur essendo ormai abitata da Greci. Il territorio principale dei Pelasgi era tradizionalmente ritenuto l'Arcadia. Strabone, geografo e storico greco, addirittura sostiene che lo stesso Peloponneso era chiamato Pelasgia. Poi egli descrive i Pelasgi conquistatori dell'Italia e dice: Caere, attuale Cerveteri, fu colonizzata dai Pelasgi di Tessaglia, che la chiamarono con il suo antico nome, Agilla, come l'Agilla calaritana. I Pelasgi si stabilirono sia intorno alla foce del fiume Tevere, sia a Pirgi e sia in altri insediamenti. Pirgi in greco vuol dire torre. Secondo Ellanico di Mitilene, il condottiero pelasgico Nana fondò in Italia 2 dodecapoli, una sulla costa e una all'interno. Erodoto testimonia che le popolazioni pelasgiche superstiti si trovano a Crestona, Cristona, Eplacia, Pulacia. La Crestonia era un'antica regione della Macedonia, le cui principali città erano Crestone e Callicum o Gallicum, come la Gallura, entrambe voltate all'elmo crestato sardo, simile alla testa di un gallo, a rappresentare la nascita del sole. Secondo Dionigi di Alicarnasso, storico greco antico, la diaspora del popolo dei Pelasgi avrebbe toccato la foce del Po. È fama che i Pelasgi siano stati i primi occupatori esterni del Lazio, dice Virgilio nell'Eneide. Ovidio nelle Eroidi parla della pelasgica Saffo e riporta che Foroneo fu il primo uomo di stipre pelasgica a regnare sul Peloponneso. Eschilo nelle Supplici cita l'assemblea pelasga e Euripide pone in evidenza la loro collegialità nelle deliberazioni. I Pelasgi hanno deciso votando che voi dobbiate morire. Omero nell'Odissea spiega indirettamente che pellegrino significa vestito di pelle. La vellosa pelle era quella che esternamente presentava il pelo corto, come quello dei mufloni, o lungo, come quello della pecora. Lo storico Eforo di Cuma riferisce di un brano di Esiodo che attesta la permanenza del popolo dei Pelagi in Arcadia e sviluppa la teoria che fosse un popolo di guerrieri provenienti da una patria che aveva annesso e colonizzato tutta la Grecia, da Dodona a Creta, da questa alla Troade fino in Italia, dove i loro insediamenti sono ben riconoscibili al tempo degli Elleni e sono in stretta correlazione con i Tirreni, dunque Turreni o costruttori di turres, torri, o possessori del turru, il tirso, bastone di comando. Dioniso Periegete dice che intorno all'Appennino ci sono molte genti, per primi i Tirreni, dunque Turreni, dopo di loro i Pelasgi e infine i Latini. Mirsilo di Lesbo racconta che i Turreni assunsero il nome di Pelasgi e per Agostino, Pellonia, Pellonza era una divinità che faceva scappare i nemici. Lo storico greco Tucidide racconta infine le ultime gesta di Pelasgi. Il muro di Atene si chiamava Pelasgico e questi si attribuirono da sé il proprio soprannome. Dopo questa breve ricostruzione storica sui Pelagi occorre fare chiarezza innanzitutto sul significato della parola pelasgo. Prima di procedere ad un'analisi del termine si devono fare alcune considerazioni di linguistica storica. Il grafema L, quando ancora non si era sviluppata la forma grafica della doppia consonante gemella, simbolo utilizzato per rappresentare una quantità maggiore di suono, poteva tradurre diversi fonemi,
l'attuale L di pala, la doppia L di palla per il suono raddoppiato e la doppia L latina o doppia D sarda dei nostri giorni per il suono cacominale di padda. I grammatici greci e latini degli origini avevano risolto inizialmente il problema delle consonanti doppie aggiungendo a queste un'altra consonante, ma non la stessa. Ad esempio, con la cooperazione latino-sardo si ha celsa per chessa, lentischio, magnum per mannu, grande, pugnare per punnare, preferire, sternere per isterrere, distendere e così via. Il suono cacominale D, scritto in latino con la doppia L, espresso oggi in sardo con la doppia D. Ad esempio collo, coddu in sardo e collum in latino. Il problema di come segnare nello scritto il suono cacominale lo avevano avuto già in antichità i latini. Gaius Plinius Secundus, conosciuto come Plinio il Vecchio, nell'opera De Dubius Sermo, 8 libri sui problemi della grammatica latina, considera pinguis o plenus il suono cacominale della laterale velarizzata, scritto con la doppia L, e exilis il suono laterale liquido segnato con la L singola. Il grammatico Velius Longus, nell'opera De Ortografia, dice che la doppia L gemina, vale a dire produce un suono cacominale. Pertanto, ritornando alla parola pelasgo, la lettera L della radice pel rappresentava in antichità il suono cacominale D, che veniva espresso in lingua latina classica con la doppia L, come nell'esempio dell'italiano pelle, pelle latino, pelle in sardo. Per cui la radice pel dell'aggettivo latino pelasgus o del greco pelasgos corrisponde alla radice sarda pedargiu. La terminazione di pelasgo, costituita dalla vocale tematica A e dal suffisso sgu, senza la consonante sigmatica S del nominativo singolare, poiché il sardo non possiede i casi del greco e del latino, riproduce graficamente tale quale la vocale tematica A e il suffisso sardo giù o giù, dunque pedargiu, che significa colui che fa o colui che è vestito di pelle. Strabone fa una precisazione in ordine al nome dei Pelargi, nella quale utilizza proprio il suffisso sardo giù. Gli ateniesi chiamavano i Pelargi con l'appellativo di Pelargos. Per esprimere la pluralità di persone, ossia il popolo pelasgico, in accusativo greco antico il termine è scritto pelasgous, mentre in accusativo latino è indicato con pelasgos, similmente al logudorese pedagios o pedargios o al campidanese pedargius. L'accusativo plurale greco pelasgous è sinonimo di quello egiziano pelesete, di quello ebraico pelestim e di quello italiano pellito, poiché la radice rimane identica, ma cambia solo la terminazione. Pertanto la radice pel, che dà origine alla voce pelasgo, pellasco o pedargiu, con tutte le derivazioni ad esso legate, è propriamente sarda, poiché in greco la pelle umana è detta chros e quella animale derma o dorà. In conclusione, il legame tra significante e significato indica l'etimonimo pedargiu quale sostantivo appartenente in modo peculiare alla lingua sarda. Dalla pelle deriva il verbo appellare, chiamare, che è l'appello che si fa ai soldati nelle caserme o agli alunni nelle scuole per verificare la loro presenza. I guerrieri che in antichità dovevano rispondere alla chiamata delle armi avevano divise in pelle a protezione del corpo. In greco antico, tenere un'adunanza era il modo di incitare all'appello i militari. Con un prestito sardo-pellagico, i greci chiamavano questo raduno appellazzo, esattamente come il sardo appellare, che è indicativo anche dell'abbaiare dei cani. Chi combatteva e veniva ucciso in guerra aveva il diritto alla sepoltura, ovvero sia ad essere seppellito. A questo rito provvedeva il cappellano, che trae il suo nome dalla cappella della chiesa, che a sua volta si riferisce al capo coperto di penne e piume, cappello in italiano, quindi al capo appellano, chiamato in sardo campidanese Cabuni, come il gallo. Appello è anche un cognome sardo diffuso nella provincia di Olbia, comprimato a Berchidda. Il conciatore di pelli
veniva denominato in sardo in modo diverso a seconda della località: Peddagio, Peddarzo in Logudorese o Peddargio e Peddagio in Campidanese. Su Peddagio è anche il luogo dove vengono sistemate le pelli e, nell'accezione più vasta del termine, il posto dove viene depositato un po' di tutto. Ispeddare o ispeddado significa in sardo spellare o spellato, vale a dire togliere la pelle. I greci antichi chiamavano il mare Mediterraneo Pelagus, parola composta da pelle, lago, che significa lago dei pellarci. Con il termine Pelagus i greci hanno inoltre tramandato alle nostre generazioni un dato importante per la storia. Il Mediterraneo antico era il lago dei pellarci. Inoltre, attraverso la lingua greca del tutto diversa da quella sarda, si comprende che tutte le derivazioni sarde nate dal sostantivo pelle sono espresse in greco antico in modo del tutto differente. Chi erano i Pelasgi, Peddargios, ce lo dice Tito Livio, nel passo in cui racconta la guerra combattuta in Sardegna dai Romani contro l'esercito sardo di Amsicora, il condottiero di Cornus, Corru o Corra, città situata nel territorio dell'attuale comune di Cuglieri, provincia di Oristano. A riguardo scrive lo storico romano: era Amsicora allora passato ai Sardos Pellitos per armarvi la gioventù onde accrescere le sue forze. In questo caso Livio utilizza il suffisso italiano itos per esprimere la terminazione dei perlagi, che in sardo è argios, Peddargios. Poi Livio, similmente a Omero, descrive l'abbigliamento che contraddistingueva i sardi e che aveva dato loro il nome di Perlagi Peddargios. I sardi, nazione mista di varia sorte di barbari, da cui i greci avevano adottato il termine barbara per la lingua non greca, più volentieri vivono di ladrocinio che di agricoltura. Portano addosso corazze di pelli cucite di musmoni, mufloni, così chiamano gli arieti nativi dell'isola, che portano, non come gli altri, lana, ma pelo a foggia di caproni. Anche Cicerone, durante le fasi di un processo, quello in cui aveva preso difese Proscauro, governatore romano della Sardegna, che si era macchiato di diversi crimini, parla dei sardi di pelle vestiti. Marco Emilio Scauro, con tutti i suoi meriti personali, con il ricordo del padre, con la gloria dell'avo, sia sacrificato una gente tanto bassa, ingannatrice, insignificante e, starei per dire, a dei testimoni coperti di pelle. Pure Plinio il Vecchio, nella sua Naturalis Historia, riprendendo altre fonti, accenna ai Pellitis Sardinian Populis, le popolazioni pellite o perlagiche della Sardegna. Quando Plinio, Livio e Cicerone parlano dei popoli della Sardegna, essi li chiamano sardi e non romani sardizzati o sardi romanizzati, a dimostrazione che i romani avevano occupato parte della Sardegna, ma non sottomesso culturalmente gli abitanti dell'isola. Ancora ai tempi della conquista romana della Sardegna, i sardi indossavano le stesse corazze di pelle conciata, così come sono riportate nella statuaria antica e nella bronzistica nuragica. I giganti di Monte Prama indossano, tra gli altri, l'alta uniforme in pelle avvolta nei fianchi, che chiude e appunta nella parte posteriore come un frac. Questo conferma in modo inequivocabile che i perlagi descritti dalle fonti greche, egiziane ed ebraiche antiche erano i sardi, che si erano stanziati in tempi alquanto remoti in tutto il Mediterraneo. Non vi è scrittore greco o latino che non richiami alla memoria i Pellagi, popolo civilizzato precedente alla loro cultura. I Peddargios costituirono la materia prima per la mitologia greca e poi romana, tanto da far sembrare la letteratura greca antica una riproposizione di quella sardo-pellagica. Molto probabilmente gli scrittori greci appresero da quelli sardo-pellagici parte della loro letteratura, tramandata fino ai nostri giorni. Igino, scrittore latino, nella sua opera Favole, fa un elenco quasi completo della mitologia greca, citando i padri Pellagi, da Foroneo a Argia. Pausania narra che Cerere, Ceres in latino e Cherrere in sardo, divinità materna dei cereali, giunta in Argo, fu accolta da Pelasgo in casa sua. Traslitterato così com'è in sardo, Cerere diventa Cherrere e vuol dire, oltre che volere, separare o purgare, setacciare il grano o la farina. Per cui in sintesi Argo rappresentava l'argiola, l'aia e Cerere il grano,
o la farina setacciati. Secondo Apollonio Rodio, gli arnesi della vita quotidiana avevano in Grecia antica una provenienza pelasgica. A tale proposito lo scrittore greco si esprime nella sua opera sugli Argonauti in questo modo. L'eroe riprese lo scudo e lo mise sulle spalle, poi prese il solido elmo, pieno di denti aguzzi, e la potentissima lancia, e con questa li percosse i fianchi, come fa il contadino col pungolo pelasgo. Apollonio ripete tale quale un detto sardo tuttora in uso, pungende cum subunzone sardo. Al tempo in cui scrissero gli storici greci, la geografia politica del Mediterraneo era mutata. Nuove potenze avevano preso il dominio dei porti e del mare e la Sardegna sembrava troppo lontana e isolata per far pensare ai letterati greci che la terra di origine dei Perlagi fosse proprio quell'isola in mezzo al Mediterraneo che chiamavano Connusa. Per questo il greco Pelargos vuol dire anche cicogna e lega in questo modo i sardi alla figura mitologica del cigno o del cunno. Diodoro Siculo ci informa che i poeti pre-omerici si esprimevano in alfabeto pellagico e che gli abitanti originari dell'isola di Samotracia non erano greci, bensì pellagici. Costoro utilizzavano la loro lingua non greca per il culto dei misteri. Nell'alfabeto pre-greco la prima lettera degli Iperborei era Arborea, nome della regione storica dell'Arcadia sarda, aperta ancora oggi al mare dal toponimo Sagena de Sarca, la porta dell'arca. Erodoto parla della lingua dei Pelasgi. Quale lingua parlassero i Pelasgi non sono in grado di dirlo con esattezza. Basandomi sulle popolazioni pelasgiche superstiti, ebbene, i Pelasgi parlavano una lingua barbara. Erodoto elenca quindi le popolazioni pelasgiche ancora presenti al suo tempo. Sono pelasgiche quelle insediate nella città di Creston, nella Crestonia, regione storica della Macedonia, poi quelle a nord con la città dei Tirreni di Turrissa, quindi quelle nell'Ellesponto, attuale stretto dei Dardanelli, che avevano colonizzato Placia, Pulazza e Schillace, nonché quelle che avevano condiviso il territorio con gli Ateniesi o sulle città un tempo pelasgiche, ma che poi avevano mutato nome. L'alfabeto antico pelasgico iperboreo o arboreo viene associato a Foroneo, divinità legata al furru o al furru, poiché si scriveva con il fuoco, sia sul sughero che sul bronzo. Il segreto dell'alfabeto veniva serbato anche alle Gorgoni, le sorelle di Medusa, la merediosa che rappresentava il sole a meredie o mezzogiorno. Da altre fonti si apprende che fu Hermes o Ermete a portare l'alfabeto arboreo nella Grecia e nell'Egitto. Gilione era il re dell'isola di Eruteia o isola della Croce. Eriteide, sua figlia, congiungendosi ad Hermes o Ermete, aveva generato Norace, eroe eponimo sardo, il cui nome era in origine scritto Nurace e pronunciato Nurache. Da ciò si evince che l'isola rossa di Eruchina o Eruzeia, citata da Ferecide, era la Sardegna o isola di Sardo, detto il Rosso. Eruchina si legge Eruchina e significa della croce. L'isola della Croce era quella ispirata alla costellazione cruciforme del Cigno o del Cunno, alter maschile del femminile Cucunna o Cicogna. Due parole ricorrono costantemente nella letteratura latina di guerra, bellum e proilium. Entrambe vogliono dire battaglia e guerra e vengono utilizzate indifferentemente una per l'altra. Molti latinisti e storici hanno trascorso notti insonni pensando al loro valore intrinseco, poiché si sono posti la domanda: cosa vuol dire bellum e cosa significa proelium? Gli esperti di latino possono ottenere risposta al loro dilemma solo da chi ha competenza linguistica con la lingua sarda, perché queste due parole sono scritte in sardo. Prima di svelare l'arcano, occorre spiegare che in antichità le due consonanti B e V si equivalevano, nel senso che venivano utilizzate una per l'altra. Questo fenomeno linguistico si chiamava appunto betacismo, poiché la lettera V in altri contesti territoriali poteva corrispondere all'omologa B. Ancora oggi in alcune realtà linguistiche della Sardegna, ad inizi di parola, il seme italiano vino si pronuncia vinu o binu. All'interno di parole invece, solitamente, quando la B e la V intervocali che sono attone vengono sincoppate nel sardo-logudorese e in quello campidanese, ad eccezione di quello nuorese.
Pertanto se in sardo nuorese il fiume è pronunciato rivu o ribu, in logudorese diventa riu e in capedanese è arriu o il riu. Come si evince dall'esempio sopra riportato, nel nuorese, il più conservativo tra le parlate sarde, le consonanti B e V, anche in posizioni intervocaliche, sono rimaste in uso e la differenza di pronuncia tra rivu e ribu è impercettibile tra i fonemi B e V, simile a quella che si riscontra nel castigliano primavera. Un'altra lettera da tenere in considerazione per spiegare il significato di bellum e di proelium è la consonante L, già vista nelle diverse sfumature per la ricostruzione etimologica di Pelasgo. Tale consonante, se seguita dal segno grafico della Z con la barra dritta e da vocale, trascrive il nesso L più Z più vocale. Ad esempio, il nome latino Velius, gentilizio romano, con il betacismo che trasforma la V in B e senza la desinenza S del nominativo poiché il sardo non possiede i casi, corrisponde al logudorese Berzu, con la rotacizzazione della L in R. Il gruppo L più I più vocale viene invece lateralizzato in campidanese con la doppia L più vocale e trasforma il Velius in Bellu, come il cognome sardo. Quindi, venendo al nocciolo della questione, il latino proelium, parola composta dalla preposizione pro e dal sostantivo belium, diventa in sardo probelzu, in cui belzu è rotacizzato in nuorese con berzu e lateralizzato in capitanese con bellu. In altre parole, le voci latine velium, letto velzo o belzo, e bellum, detto in sardo bellu, sono la stessa cosa. Il primo termine proviene dall'area logudorese, il secondo da quella campidanese e significano guerra. A questo punto dobbiamo chiederci qual è il loro significato intrinseco che i latinisti non sono riusciti a individuare. Berzo e bello vogliono dire entrambi vello, ossia pelle conciata dell'animale, quella che i Perlagi o Pedargios indossavano per proteggere il proprio corpo in battaglia. Il vello era anche il mantello militare in pelle colorato di rosso porpora, tintura detta appunto pelagium. Questi particolari indumenti sono indossati dai guerrieri o sacerdoti sardi e riprodotti nei bronzetti e nella statuaria dell'età del bronzo. Il vello protettivo si rifà alla pelle tenuta da Ercole, il mito delle 12 fatiche, rappresentato nell'omonima costellazione, riprodotto nei bronzetti votivi sardi, mentre il mantello a porpora traspone la stella rossa di Orione. Molto tempo prima che Giasone e i suoi argonauti andarono per i mari proprio alla ricerca del vello d'oro, ovvero sia a riprendere la pelle che era stata conciata con filo d'oro per Ercole, il mere sardo, padre celeste dei sardi per Litio o per Laci, i sardi erano già stati in quei luoghi. Nel periodo del bronzo, il litorale che andava dall'Ispania alla Colchide sul Mar Nero era sotto il controllo dei sardi. Sia l'Ispania che la zona colchidea erano denominate Iberia, con la eta iniziale, vale a dire Berza o De Berza. La Veglia o Berza era uno dei 3 colli di Roma antica, dove i soldati tenevano la guardia. Ancora oggi, il cognome in latino, soprannome italiano o paranumere sardo che i guerrieri adottavano in battaglia è detto in sardo barbaricino proerzu. Te lo metteranno come soprannome, si usa dire ancora oggi all'ollai, quando in sardo si dice ti l'hanno a ponnere proerzu. Saluti a tutti.